Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare la vostra settimana con le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e relazioni più importanti, poi vedremo il lavoro e le finanze. Allora, troviamo questo bellissimo quadrifoglio. È una carta ovviamente abbastanza positiva perché indica possibilità che si aprono, nuova fiducia, speranza, ottenere una vittoria, una ricompensa, soddisfazioni. Possono esserci anche delle sorprese, magari tra queste sorprese, tra queste varie novità può saltare fuori una comunicazione, un'informazione, forse un qualcosa che state aspettando, oppure il momento giusto se siete voi a dover comunicare qualcosa. Quindi c'è un po' di fermento in questo senso e anche delle situazioni che si possono sbloccare con risultati positivi. È forse una delle carte più belle secondo me, a me piace molto il bouquet perché come significato ha il fatto proprio di ottenere dei risultati, la riuscita positiva, novità di vario genere, a livello personale prendersi proprio delle soddisfazioni, ottenere un premio, un dono, felicità, apprezzamento. Quindi c'è quest'area di novità, di inviti, incontri, un qualcosa che ci viene offerto, qualcosa che arriva a noi e che comunque è positivo. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con la parte più la parte sentimentale delle relazioni dell'amore. Vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Ovviamente consiglio di ascoltare perché alcune cose, è vero, fanno riferimento all'amore coppia single, però anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo l'iris, il croco, settimana abbastanza positiva, ma l'abbiamo visto proprio dalle vostre energie. Quindi vuol dire che nelle relazioni più importanti ci sono emozioni intense, c'è pieno accordo, intesa. Se c'è qualcosa che non va, si risolve proprio in un nanosecondo. Ci sono anche delle cose che possono favorire dei progetti, ma è un'energia positiva sia proprio per gioire di eventi, di gioire proprio nella semplicità, nella quotidianità, ecco, ogni giorno per giorno, però io direi che sono cose favorevoli anche per chi dovesse programmare qualcosa di bello, o addirittura un weekend o cose per il prossimo futuro. Per i single, magari queste energie positive possono tradursi, come abbiamo visto nelle principali, in nuove conoscenze, forse anche nuove amicizie, in situazioni di condivisione, di gioia, di felicità, forse proprio in queste circostanze magari si può conoscere qualcuno, magari approfondire un'amicizia, esserci l'inizio di un qualcosa che poi andrà a svilupparsi successivamente. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Allegrezza al cuore, poi troviamo donna maritata e infine l'ammalato. L'ammalato non è
Non la vedo in un'accezione negativa, perché comunque sono tutte carte positive, quindi può semplicemente rappresentare una pausa, una pausa di riflessione o di riposo. Magari molti di voi possono approfittare proprio del weekend, del primo maggio, per staccare un po' la spina. C'è chi magari si andrà a riposare con un viaggetto, con una gita, chi magari uscendo con gli amici, con le amiche o far qualcosa in famiglia, insomma dipende dalle varie circostanze. Di sicuro salta fuori secondo me questa energia di staccare la spina, di riflettere o avere la possibilità proprio di rigenerarsi e riposarsi, anche perché come vi dicevo sono carte abbastanza positive sia di miglioramento, sia di ottenimento, gratificazione, cose che quelle più complesse e più difficili possono essere messe da parte senza eccessive preoccupazioni, sapendo che poi verranno risolte, quindi c'è abbastanza sicurezza. Anche per chi è in cerca di lavoro può saltar fuori qualcosa di importante, sia una proposta, delle notizie che state aspettando o nuovi colloqui, incontri, magari appunto c'è questa pausa, diciamo passeggera, sapendo che poi alcune cose si muoveranno nel verso giusto. Per alcuni proprio con un vero e proprio inizio, altri con una fase di prova, altri addirittura magari una nuova ricerca che però vi porterà delle grandi soddisfazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!